Eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, carissimi amici, andiamo avanti a guardare le nostre serie annuali, le nostre divisionali ufficiali, e guardiamo quella del 2023 che è quella con il 5 euro, diciamo, sbagliato, quello con errore. Se ne è parlato veramente tantissimo di questa moneta, ma in realtà vi dico che non c'è nessun errore. Fate attenzione a non farvi fregare i soldi, perché adesso vi spiegherò due cose per quanto riguarda la nostra zecca. Perché questo? Perché ho visto tanti video e ho letto tanti articoli per quanto riguarda la moneta, cioè con l'errore, ma nessuno vi spiega i poteri che ha la nostra zecca, cioè cosa può fare la zecca in questo caso. Mi dispiace per alcuni dei nostri amici che mi hanno chiamato, e sono stato un paio di persone che hanno speso tra i 140 e i 150 euro per acquistare questa divisionale. Purtroppo c'è stata una speculazione dietro, appena si è saputo che c'è un errore, ma sinceramente io, come vi ho sempre detto, quando ci sono delle monete da collezione, specialmente vi avevo già spiegato nel video dove abbiamo visto le monete da collezione e quelle di investimento, non dovete mai comprare queste monete per poterci, diciamo, lucrare sopra o perché pensate di farci un grande guadagno. Le monete da collezione, ragazzi, dovete prenderli sempre come un hobby, ve l'ho già detto tante volte, è un hobby, una passione, niente di più. Se volete investire i vostri soldi dovete farlo in un'altra maniera, ma non in queste monete qui. Ma anche se dovesse esserci un errore, prendetele sempre come curiosità numismatiche, cioè questo è il mio consiglio, niente di più di quello che potrebbe essere una curiosità numismatica, perciò non pensate di fare dei grandi investimenti. Per quanto riguarda la confezione, abbiamo un'emissione confezione coin card, come tema abbiamo il 100° anniversario della nascita di Italo Calvino. Quello che vi posso dire, facciamo attenzione, è il fatto che quest'anno la zecca a me sinceramente ha lasciato tanto desiderare per quanto riguarda le confezioni, ma anche le scatole che ha fatto quest'anno per le emissioni numismatiche. Qui abbiamo la sua confezione, perché è un'emissione con confezione coin card all'interno. Abbiamo una coin card con 9 monete, perché troviamo il set completo da 1 centesimo fino al 2 euro, in più abbiamo 5 euro in argento. Non c'è più il 2 euro commemorativo, fate attenzione. In più devo dire che hanno aumentato i prezzi quest'anno, perciò non abbiamo né il 2 euro commemorativo, hanno aumentato i prezzi, e le confezioni quest'anno, cioè la confezione per lo più, questa che stiamo guardando, fa veramente un po' pena, cioè potevano fare qualcosa di meglio, e la nostra zecca ha il potere di farlo, perché all'interno lavorano gente veramente molto capaci di fare il loro lavoro. Mi dispiace che propongono queste cose qua. Capisco la moneta, che le monete sono belle, non c'è niente da dire, capisco le monete, però insomma ci vuole anche diciamo quella parte che completa la collezione. Qui stiamo parlando di collezionismo, e ovviamente cosa completa la collezione è anche la confezione, la coin card o la scatola, la confezione, la capsula in sé, cioè tutte quelle cose che poi vanno a completare un'emissione, una vera emissione, una vera opera d'arte, e devo dire che stiamo mancando un po' da questo lato qui. Vi faccio un esempio molto stupido: andate a guardare l'ultima serie annuale che ho pubblicata, quella del 2011, lo trovate nel canale, fate in confronto confezione coin card con questa che andremo a vedere adesso e vedrete che sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda la nostra confezione, abbiamo questa qua, la parte frontale, abbiamo, come dicevo, un set di monete, una serie di monete, di 9 monete da 1 centesimo fino a 2 euro, in più abbiamo 5 euro in argento. Parte frontale della confezione molto spoglia, devo dire. Qui abbiamo Italo Calvino, argento, fior di conio, queste monete in fior di conio, e qui troviamo il dritto della moneta. Collezione 2023, facciamo attenzione. Sapete che ho cambiato la configurazione dei video, perciò ogni tanto i miei occhi si spostano in giù. Se non vi piace questa nuova configurazione, ditemelo che torniamo a quella vecchia, anche se sto pubblicando ancora i video vecchi che avevo con la vecchia configurazione, perciò voi scrivetemelo nei commenti se vi piace o no. Qui abbiamo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. Qui avete Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, questo per quanto riguarda il rovescio della confezione. Come vi ho detto, niente di particolare, molto spoglia, sinceramente lascia molto desiderare, e vi dico anche il perché all'interno. Qui abbiamo l'interno della confezione, che potete notare veramente spoglia, non c'è nulla, ragazzi, potevano fare qualcosa di meglio, dato che hanno aumentato i prezzi e dato che hanno tirato via il 2 euro commemorativo. Qui abbiamo collezione 2023, dove si nasconde anche il magnete sotto questa etichetta, e qui avete il numero della vostra confezione. Sono 9000 pezzi quest'anno, sono veramente
poche, però stranamente sono ancora disponibili presso la nostra zecca queste confezioni. Andiamo a guardare adesso insieme tutte le monete. Guardiamo prima il dritto, dove troviamo la serie da 1 centesimo fino al 2 euro. Ve li faccio vedere perché guardiamo il conio 2023 più che altro. Qui avete tutte le monete, guardate quante sono belle, tutto il set completo, e qui abbiamo il dritto del 5 euro in questa posizione qui. Sapete che io non metto filtri ai miei video, c'è un po' di luce, un po' troppa luce magari, però è per farvi vedere meglio le monete, perché poi la luce diventa un po' più scura in questa posizione quando avvicino per farvi vedere le monete, e devo tenere la luce abbastanza alta quando mi allontano. Per quanto riguarda le monete, qui abbiamo tutta la confezione, guardate tutto il set. Questa è la coin card, che come vi ho detto è veramente molto semplice quest'anno, potevamo fare qualcosa di meglio. Andiamo a guardare più da vicino il 5 euro, poi vi spiego che cosa può fare la zecca e qual è la parte incriminata in questo caso. Per quanto riguarda il dritto della moneta, troviamo il ritratto di Italo Calvino in questa posizione qui, guardate, si vede molto bene. Qui abbiamo la scritta Repubblica Italiana d'Arco, fate attenzione, Italo Calvino in basso in questa posizione qui, 1923, il conio 2023 in questa posizione. Moneta abbastanza carina, devo dire, perché a me il rovescio di questa moneta mi piace veramente tantissimo. Guardate quanto è bella questa moneta. Facciamo attenzione a un dettaglio, perché qui abbiamo una zigrinatura spessa continua in questa posizione qui. Non ci sono i dettagli tecnici delle monete quest'anno, ma comunque abbiamo 5 euro. Sapete che ormai 5 euro sono tutti uguali, perché abbiamo metallo argento 925, diametro 22 mm, fate attenzione, peso 18 grammi. Come autore abbiamo Antonio Vecchio, che lo troviamo qua al Vecchio in questa posizione. Per quanto riguarda il rovescio della moneta, troviamo invece raffigurato una parte, una scena tratta dal romanzo Il barone rampante di Italo Calvino del 1957, dove troviamo anche i due protagonisti in questa posizione qui, alto e basso, fate attenzione, dove troviamo Cosimo e Violante in primo piano. A destra troviamo la lettera R della nostra zecca di Roma, e qui abbiamo il valore facciale 5 euro. L'autore a Vecchio lo troviamo in questa posizione qui. Per quanto riguarda la parte incriminata, è questa parte qui, che invece di essere Sanremo troviamo Mentone in questa posizione qui. Si vede molto bene, ormai avrete visto tanti video anche voi della parte incriminata. Prima di dirvi due cose per quanto riguarda la zecca, vi faccio vedere un'altra cosa prima. Ho preso il certificato della moneta di Annibale Carracci, che abbiamo già visto il video insieme, e vi spiego una cosa. Praticamente tutte le monete, prima di essere coniate, la zecca cosa fa? Li propone, e una volta che è stato fatto un decreto legge, viene approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fate attenzione, perciò prima propongono la moneta, la zecca propone la moneta, e poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo approva. La stessa cosa hanno fatto anche qui. Hanno prima proposto come doveva essere il dritto rovescio della moneta, hanno fatto un decreto legge e il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'ha approvato, e sono andati avanti a coniare la moneta. Se ne sono accorti che c'è un errore. Cosa può fare la zecca in questo caso? Allora, le opzioni sinceramente sono due. La prima opzione è che la zecca si accorge dell'errore, e se le monete sono state vendute, quelle vendute non li può più ritirare, ma l'invenduto lo ritira e riconia le monete giuste, cosa che non ha fatto. Questa è la prima opzione. La seconda opzione, quella che ha fatto, che ce ne siamo accorti tutti, è che ha lasciato invariate tutte le monete, cioè tutte le monete non sono state toccate, tutti i 9.000 pezzi sono andati, sono stati emessi per la vendita. E cosa hanno fatto? Hanno cambiato il decreto legge, cioè la cosa più semplice che potevano fare era cambiare il decreto legge. Praticamente, se andate adesso a vedere, non viene più descritta questa parte qui, cioè praticamente non esiste più, perché è stato cancellato proprio dal decreto legge. Questo è quello che ha fatto la zecca. Voi direte sì, ma è giusto fare questa cosa qui? Giusto o sbagliato, lo hanno fatto loro, e loro hanno potere di poterlo fare, perciò non c'è più nessun errore. Ecco perché vi dico, fate attenzione a non farvi fregare i soldi. Per quanto riguarda le tirature su 9.000 pezzi, sono tutte uguali, non cambia nulla, perciò tutti quanti abbiamo la stessa moneta.
Per quanto riguarda il prezzo, fate attenzione, dalla Zeekr viene emessa a 60 euro e ce l'avete ancora disponibile, questo è bello. Se volete acquistarla, perché comunque da 60 euro più alcune spese di spedizione, perché ci sono 10 o 15 euro, adesso mi ricordo più, di spese di spedizione, comunque va a costare tra i 70 e i 75 euro. Comunque oggi nei negozi della numismatica lo trovate con questo prezzo qui, tra i 75 e 80 euro. Non spendete neanche un centesimo di più, perché non vale la pena. Se lo trovate in giro su vari siti internet, potete benissimo andare ad acquistarlo direttamente dalla nostra Zeekr, perché ci sono ancora pezzi disponibili a 60 euro. Se vi chiedono 100-120 euro, non spendeteli, o 150 euro, perché non vale la pena. Ripeto ancora, tutti i 9000 pezzi sono tutti uguali ed è stato modificato il decreto legge. Bene, per oggi è tutto, spero di essere stato chiaro. Scrivetemi nei commenti voi cosa avete fatto, se l'avete acquistata o no questa divisionale, se vi interessa o no. Scrivete cosa pensate per il fatto di che la Zeekr ha modificato il decreto legge. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.